Questa è Isabella d'Aragona. Quando vedo il suo nome nella mostra di Ansel Kiefer, mi rendo conto che so pochissimo di lei, eppure di Napoli, la mia città in Italia. Allora comincio a cercare. Scopro che nasce a Napoli nel 1470. Diventa duchessa di Milano, rimane vedova molto giovane, ai 24 anni, e deve ricominciare da capo, come tante donne. A un certo punto della sua vita arriva a Bari. È proprio Bari che mi interessa, perché lì governa il ducato, si occupa della città, costruisce una corte importante e cresce due figli destinati a diventare sovrani: Francesco II Sforza, ultimo duca di Milano, e Bona Sforza, futura regina di Polonia. Poi torno alle immagini. Guardando questi ritratti, una cosa salta subito agli occhi. Isabella appare sempre di profilo. Il profilo cambia pochissimo. Lo stesso naso, lo stesso collo lungo, la stessa posa, come se il Rinascimento avesse fissato Isabella in una forma destinata a durare nel tempo. A un certo punto compare anche una medaglia e lì il profilo entra in un cerchio, quasi una piccola immagine della memoria. Poi torno al quadro di Kiefer ed è qui che succede una cosa curiosa. A me questa donna sembra che stia nuotando. Guardate il corpo, guardate la curva che disegna. Sembra muoversi attorno a quel grande disco dorato, come una mezzaluna, come una specie di eclissi. E allora comincio a farmi domande. Che cos'è quel disco? Un sole? Un simbolo alchemico? Una forma d'oro? Poi mi torna in mente quella medaglia, il profilo dentro un cerchio, e mi viene un'idea. Forse Kiefer prende quel medaglione e lo trasforma. Il medaglione diventa oro. E c'è un'altra trasformazione che mi colpisce ancora di più. I ritratti rinascimentali mostrano una giovane duchessa. Kiefer conserva il profilo, proprio quel profilo, però il volto cambia. Guardatelo da vicino. La testa somiglia a un cranio, come se 5 secoli fossero passati sopra quel volto, come se il tempo fosse diventato materia. Il ritratto diventa cranio ed è qui che penso all'alchimia, perché tutto si trasforma. Il ritratto diventa cranio, il medaglione diventa oro, la storia diventa alchimia e Isabella continua il suo viaggio tra Napoli, Milano, Bari e noi.